Allora, leggiamo il problema. Abbiamo un triangolo che ha lati lunghi 8, 10 e 12. Diminuendo ogni lato di una stessa quantità x, è possibile ottenere un triangolo rettangolo. Quanto vale x? Allora, quindi noi di default abbiamo un triangolo che appunto non è detto che sia rettangolo inizialmente. Noi abbiamo un triangolo con i lati che sono lunghi rispettivamente 8, 10 e 12, quindi diciamo 8, 10, 12. Poi dice però che se io vado a diminuire ogni lato di una stessa quantità x, quindi praticamente sto togliendo x, togliendo x, togliendo x, io ottengo, dice, è possibile ottenere un triangolo rettangolo. E poi dice quanto vale la x. Quindi che cosa sta succedendo? Che non devo dimostrarlo, il testo dell'esercizio mi assicura che il triangolo che sto ottenendo è rettangolo. A questo punto io sono autorizzato ad applicare da subito il teorema di Pitagora. Ora però che cosa succede? Devo andare un attimino per logica e devo scegliere bene i miei cateti. Prenderò i più piccoli come cateti e il più grande come ipotenusa. Quindi che cosa faccio? Vado ad applicare appunto il teorema di Pitagora e dico che 8 meno x al quadrato più 10 meno x al quadrato deve essere uguale a 12 meno x tutto al quadrato. Se facciamo bene i conti adesso dovrebbe uscire tutto. Vediamo. Allora, il quadrato del primo, 8 per 8, 64, meno il doppio prodotto, che è quindi 16x, più x al quadrato. Poi ancora ho 100, meno il doppio prodotto che è 20x, più x al quadrato. Mentre da questo lato avrò 144 meno 24x più x al quadrato. A questo punto cerco di bilanciare un attimino l'equazione, sicuramente posso semplificare questo con questo e poi non è possibile fare molte altre semplificazioni. Sicuramente cerco di vedere quante x ho a disposizione. Sicuramente mi rimane x al quadrato. Poi cerco di vedere questo discorso delle x. A sinistra ho meno 16 e meno 20 per un totale di meno 36. Però devo considerare anche il fatto di questo 24. Quindi quant'è la differenza tra 36 e 24? È di 12. Quindi qui ho meno 12x in totale. Praticamente ho semplicemente unito questo con questo con questo. Adesso rimane da unire i numeri, quindi abbiamo 164 a cui devo sottrarre 144. Questo è semplice e fa semplicemente appunto 20. Quindi sono andato a trovare la mia equazione di secondo grado, che adesso devo andare a risolvere. Come la vado a risolvere? Nell'esercizio precedente abbiamo appunto ripassato la formula meno b mezzi più o meno la radice di b mezzi al quadrato meno c. Qui devo considerare meno b mezzi. Meno b mezzi è appunto 6, quindi la metà di 12 cambiata di segno, più o meno la radice di questo 6 al quadrato che è 36 a cui devo sottrarre c che è semplicemente 20. A questo punto avrò 6 più o meno la radice di 16 che è 4, quindi 6 più o meno 4, quindi ho due risultati, ho un risultato col segno meno e uno col segno più. 6 meno 4, 2, 6 più 4, 10. A questo punto ho due soluzioni, però sicuramente soltanto una di queste è accettabile e dobbiamo cercare di capire come, perché di default io appunto sto trovando due soluzioni. Io normalmente non so che il risultato è 2, quindi adesso devo cercare di capire qual è quella accettabile e qual è quella che non è accettabile. E come faccio a capirlo? Quindi una volta trovate queste due soluzioni, devo capire quali di queste sono accettabili e quali no. Ed è molto semplice capire quali sono accettabili. Beh, mi basta un attimino guardare i lati. Naturalmente, affinché il tutto abbia senso, quando io vado a sottrarre x, devo comunque ottenere un lato di un triangolo, quindi una quantità che è positiva. E naturalmente se io considero
il lato 8 meno x, mi accorgo che qui qualcosa non funziona, perché infatti andando a sostituire 10 qui otterrei un qualcosa che è negativo, qui addirittura otterrei un lato di misura 0, quindi capiamo che non stiamo più parlando di un triangolo addirittura, figuriamoci di un triangolo rettangolo. A questo punto dobbiamo scartare la soluzione 10, non è ammissibile. Ora, qui c'è un altro modo, forse più semplice, per trovare le soluzioni di questa equazione di secondo grado. Beh, mi bastava pensare anche a due numeri la cui somma faccia meno 12 e il cui prodotto faccia 20. Naturalmente mi basta fare x meno 2 che moltiplica x meno 10. Questi due numeri, meno 2 e meno 10, sommati mi danno 12 e moltiplicati mi danno 20. Quindi questo mi darebbe come soluzione x uguale a 2 e questo mi darebbe come soluzione x uguale a 10. Quindi ci sono sempre tanti modi per arrivare alla soluzione. E da qui appunto avrei immediatamente scartato questa in accordo a quello che ho appena detto. E quindi questo è tutto il mio esercizio. Chiaramente questa soluzione è molto più rapida. Domande?